Ciao a tutti amici, cari lettori. Oggi, mentre lavoravo alla revisione del mio libro che conto di far uscire a maggio, ho ripensato a una poesia di Eugenio Montale. Ho ripensato a questa poesia perché il mio libro parlerà di amore in modo estremamente ironico e basato sulla mia personale esperienza, una sorta di zibaldone del mio cuore, quindi spero che possa essere interessante e anche divertente. Però questa poesia mi è sempre stata molto cara, è una poesia che Montale dedica insieme a molte altre delle due sezioni Xenia presenti in Satura, e raccolta pubblicata nel 1971 se non sbaglio, e dedicate, dicevo, alla moglie Drusilla, che era fortemente miope, quindi portava degli occhiali molto spessi, per questo il poeta la soprannomina, la chiama, no, affettuosamente Mosca. E, e questo termine è scelto dal poeta, da Montale, Xenia, appunto, un termine usato nel passato, fin dai tempi di Omero, e dicevo, lo trae il poeta dagli epigrammi di Marziale. Xenia indica i doni che si offrivano all'ospite che veniva così omaggiato, era un'accoglienza speciale che si riservava all'ospite, e il più delle volte questi doni in forma di cibo venivano lasciati nelle stanze dell'ospite in modo che lo stesso potesse consumarli, nutrirsene, però poteva avere la propria intimità, continuava a vivere serenamente e in libertà il proprio tempo, nonostante fosse ospite in casa altrui. Xenia quindi indica questo, il dono di una vita passata insieme, perché forse l'amore può avere, anzi sicuramente l'amore ha tante sfaccettature, noi tutti lo viviamo in modo più o meno personale, no? Con dei comuni denominatori, però oggi riflettevo su questo concetto, l'amore è forse più che essere urlato, più che essere pubblicato in primissima pagina, è un amore silenzioso come quello di Eugenio Montale per la sua sposa, e fatto di quotidianità, di piccoli gesti, anche dello scendere insieme una scala. E questo scendere insieme, questo affrontare la vita diventa metafora di due capacità diverse. Il poeta ci vede eppure non vede la realtà. La moglie ha grosse difficoltà fisiche nel vedere, però ha spiritualmente una capacità di cogliere l'essenza delle cose molto più in profondità del suo compagno, quindi del marito stesso. Una poesia meravigliosa, una poesia che secondo me dovremmo sempre tenere nel nostro cuore per ricordarci appunto che l'amore è principalmente delicato se rivolto in modo così affettuoso ai propri compagni di vita. Adesso ve la leggo. Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 1 milione di scale, e ora che non ci sei, è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora. Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con 4 occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due le sole, vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Buon pomeriggio amici.